Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di luglio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a vedere il vostro arcano del mese, l'energia a livello principale, poi vedremo l'ambito amore, il lavoro, le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Ricordo che il segno che farà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando, spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine trovate in descrizione i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni per vederli meglio e i link per acquistarli. E adesso partiamo con il vostro arcano del mese, ma prima facciamo un piccolo passettino indietro. Dove ci eravamo lasciati? Voi avevate la carta del matto. Con il suo carattere così imprevedibile, ci può parlare di nuovi inizi, di libertà, di lasciare andare alcune cose che magari sono diventate pesanti, sono delle zavorre, o finalmente prendere in considerazione questa liberazione. Poi ci parla di spensieratezza, di possibili nuove avventure, di scegliere che cosa è veramente importante e quale percorso. Soprattutto sono favoriti i nuovi percorsi. E poi ci parla anche di viaggi, di spostamenti, di cose che possono essere molto positive per voi. Adesso andiamo a lasciare questa carta per vedere in certo senso come procede questa energia, magari come cambia e quale arcano troviamo per voi per il mese di luglio. Abbiamo la carta della stella, molto molto interessante perché ci parla di una fase forse anche di preparazione al futuro, o semplicemente abbiamo bisogno di goderci in questo mese alcune cose che abbiamo ottenuto, però ci dice di non fermarci totalmente, anche perché possono esserci delle nuove ispirazioni, qualcosa che ci coinvolge, soprattutto per andare a realizzarle. Quelle più fattibili ovviamente già nel corso del mese, altre magari incominciare a pianificare, perché andando a rappresentare un momento favorevole vuol dire che tutti quei semini, quelle idee di progetti, di propositi, hanno la loro base di partenza, come dicevo, proprio favorevole, e di farlo proprio in questo mese, perché poi avranno bisogno di tempo per crescere, maturarsi e realizzarsi. E adesso andiamo a vedere le energie a livello principale, quelle che vi possono aiutare a capire alcune dinamiche del mese, che cosa aspettarvi, come gestire effettivamente alcune cose. E poi ovviamente ci addentriamo negli altri ambiti. Partiamo con questa luna. Può portare un po' di basse energie, un po' di confusione e di incertezza. Spesso la luna, parlando proprio dei nostri sogni, ci consiglia anche di ascoltare l'intuito, la nostra sensibilità, di lasciare andare o cercare di osservare le illusioni, le ambiguità, la confusione, le nostre stesse paure, perché abbiamo bisogno di comprenderle in pieno per poterle superare, perché se sono quelle che non ci permettono di andare avanti, allora ecco che è arrivato il momento giusto. Poi può parlare anche di realizzazione di un desiderio, può parlare anche di riuscire a tirar fuori e a scovare una verità che magari abbiamo bisogno, sia per noi stessi, sia magari verità su qualcuno che è intorno a voi. Poi procediamo con questo 5 di spade, un'energia un po' conflittuale, soprattutto nella parte centrale, ci sta chiedendo di non stressarci o di non lasciarci trascinare
da qualcuno che magari cerca solo conflitto, cerca zizzanie, e quindi potremmo disperdere le nostre energie verso persone che non hanno intenzione di trovare un punto di accordo. Magari per noi stessi ci sta chiedendo di rivedere le nostre priorità, come vi dicevo, appunto per non disperdere tempo, energie e attenzioni per qualcosa o qualcuno che non merita la nostra fiducia, la nostra attenzione, ma anche, io direi, soprattutto per superare delle sfide importanti. Alcune, è vero, possono riguardare ehm, l'amore, le amicizie, le persone più importanti, però ricordo che la carta degli amanti non vuol dire solo questo, vuol dire portarci a fare delle scelte, e io direi che con la carta della stella proprio va a sottolineare il fatto di mettersi alla prova, di trovarsi ad un bivio e scegliere il percorso giusto, di prendere delle decisioni importanti, di cercare armonia, pacificazione, comprensione, appunto lasciando andare conflittualità, incertezza e dubbi per aprire la strada appunto a nuovi percorsi che possono essere molto più positivi per voi. Adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ricordo chi non è interessato o chi vuole anche aggiungere diciamo a questa lettura qualcosa che riguarda le amicizie e la famiglia, lo possiamo vedere insieme assolutamente, però consiglio sempre di cogliere queste informazioni e adattarle a quello che voi vivete. Ritroviamo la stessa energia della luna, quindi vuol dire che alcune dinamiche di un certo tipo, come ho già anticipato proprio da questa carta, le riscontrerete soprattutto voi, cioè le coppie e in alcune relazioni importanti di amicizia e famiglia. Ci sono delle cose che devono essere chiarite e che devono emergere. Magari se fate fatica a comunicare, se fate fatica a mostrarvi in un certo modo, allora qui è da valutare se far emergere queste difficoltà o far emergere delle cose che forse ci spaventano, quindi dubbi e perplessità devono essere sciolti. Probabilmente saltando fuori subito così all'inizio del mese forse ci può aiutare a gestire meglio quello che è tutta la fase successiva, e quindi quando riusciamo ad ottenere poi dei risultati, io direi degli ottimi risultati con il mondo, perché indica compimento, felicità, sviluppo, soddisfazione, nuovo equilibrio, un qualcosa che si può realizzare soprattutto in alcuni progetti. Come vi dicevo, bisogna capire che cosa può voler dire per voi la luna. Sono situazioni esterne che appesantiscono la coppia stessa? Sono delle dinamiche all'interno della coppia che non vi convincono, avete dubbi e perplessità e allora è arrivato il momento di scioglierle. Se invece sono delle cose che stanno comunque risucchiando la vostra energia, i vostri spazi, il vostro tempo, magari, come potete vedere, le cose vanno a cambiare e quindi si ha maggior possibilità di ritrovare equilibrio e soprattutto anche cogliere delle motivazioni, delle ispirazioni, dei propositi probabilmente da realizzare successivamente. Infatti è proprio l'ultima parte che consiglia, se avete delle idee ben precise, di avere l'opportunità proprio per andare a realizzarle. Poi possono essere tantissime cose, progetti personali, se state organizzando dei viaggi, se state valutando qualcosa del vostro futuro, eccetera. Per quanto riguarda i single, qui abbiamo l'appeso, il diavolo e il 6 di bastoni. Energie, è vero, un po' pesantucce, soprattutto all'inizio del mese, in realtà non sono totalmente negative, dipende da quello che state vivendo, perché se c'è un
comunque un legame, una connessione un po' pesante, un po' tossica nei confronti di qualcuno, allora magari si può approfittare di una pausa di riflessione, di allontanamento, di stop, chiamiamola di sospensione in senso generico, per cercare un po' di ripulirsi da questa tossicità. La stella fa capire proprio questo, che abbiamo bisogno di rigenerarci per procedere non solo in benessere di noi stessi, ma proprio per andare a cambiare totalmente alcune energie che vi tengono bloccate in situazioni che non sono assolutamente buone per voi. Può prendere anche un'accezione positiva in un certo senso, che viene superata una fase di blocco, dove non ci sono grandi emozioni, dove non ci sono neanche delle conoscenze abbastanza stimolanti, ma il diavoletto ci porta a una tentazione, a un qualcosa di diverso dal solito, una possibile avventura, una persona che magari ci può attrarre e coinvolgere molto, quindi dipende da quello che desiderate. Ovviamente è importantissimo capire, quindi ascoltate il vostro intuito, se già c'è un campanello d'allarme che vi mette nelle condizioni di capire di avere di fronte una persona che non è adatta, che forse potrebbe essere impegnata o comunque magari richiama un po' quelle situazioni troppo complesse e, come vi dicevo, tossiche, allora meglio lasciare andare. Infatti il 6 di bastoni ci sta dicendo che possiamo direttamente procedere e andare oltre. Se invece vogliamo comunque divertirci, vogliamo passare qualche momento di gioia sapendo che magari la cosa può finire così, allora siete liberi di accettare questa cosa e procedere. Adesso andiamo a vedere la parte delle questioni più pratiche, quelle lavoro, finanze. Partiamo con questa carta del mago, poi del re di denari e del 5 di coppe. Diciamo che la parte più positiva e costruttiva è sia all'inizio del mese, la parte centrale, e dobbiamo fare attenzione alla fine. Magari un po' di insoddisfazione perché si vede da parte vostra interesse, coinvolgimento, motivazione, attenzione, anche di riuscire a sfruttare delle capacità e delle opportunità. Forse nonostante questo magari non siete pienamente soddisfatti, forse è proprio lì che scatterà in voi la voglia e il desiderio di fare dei cambiamenti o di intraprendere dei percorsi con delle scelte ben precise. Dipende, perché già questa carta del re vi sta dicendo che state procedendo bene, che c'è un'ottima gestione del vostro lavoro e delle vostre finanze. Ovviamente se siete in vacanza è normale che vi sta parlando semplicemente di un qualcosa che avete già pensato, avete già valutato e quindi poi che pian pianino metterete in moto successivamente. Quindi direi di procedere in questo modo, nonostante è vero potrebbe esserci qualche mancanza, qualche insoddisfazione, potrebbe essere proprio una fase passeggera o, come vi dicevo, proprio da sfruttare e capire che magari c'è bisogno di maggiore impegno o c'è bisogno soprattutto all'inizio di scegliere l'opportunità giusta per non lasciarvi fuorviare e confondere da alcune cose che potrebbero essere inizialmente positive, costruttive e poi magari non lo sono. Per chi è in cerca troviamo una fase che con il 10 di coppe e la regina di coppe e il 2 di denari può aprire degli scenari interessanti. Prima di tutto queste possono indicare aiuto e sostegno da parte di una persona, sia in questo periodo di ricerca, sia magari sostenendovi, confortandovi, quindi i consigli possono essere sia pratici sia semplicemente come sostegno morale, legate alla famiglia, legate a una persona che
comunque crede, ha fiducia in voi, nelle vostre capacità, forse è proprio da questa persona che può arrivare un nuovo passaggio. Ricordo che il 2 di denari ha a che fare con l'adattabilità, con l'equilibrio, con la flessibilità. Mantenere il ritmo vuol dire cercare di capire come portare avanti alcune cose oppure come soppesare alcune scelte. Forse ci possono essere anche delle proposte interessanti. Se volete cogliere magari un impegno, un lavoretto, un qualcosa che è di passaggio al momento in questo periodo per poi insomma riuscire a trovare qualcosa di più consono per voi, potete farlo, insomma, altrimenti questa, soprattutto il 2 di denari, vi sta dicendo che possono arrivare delle scelte, delle idee, delle informazioni e quindi cercare di soppesare quella che è più adatta a voi, forse proprio per seguire un percorso ben preciso che vi porterà a dei risultati successivamente. E adesso infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare. Per voi troviamo Saturno che si riferisce all'Acquario e al Capricorno. Poi troviamo appunto il Capricorno, quindi viene sottolineato questo aspetto e ricordo che essendo un oracolo astrologico probabilmente l'indizio e alcune cose che dobbiamo capire, che possiamo avere a che fare con delle persone che ci possono aiutare, ci possono spingere verso i nostri obiettivi, verso le nostre ambizioni. Dall'altro lato invece dobbiamo fare attenzione a chi ci carica di troppe responsabilità o anche di limitazione e quindi qui è facile magari intuire chi potrebbe esservi d'aiuto e chi invece deve essere lasciato andare. E infine troviamo anche l'Ariete. Troviamo tanta determinazione, troviamo tanta cura e attenzione soprattutto alle questioni più pratiche o a quelle persone che vi possono spingere, confortare, aiutare concretamente. E invece lasciamo andare quelle che ci bloccano e quelle che non hanno assolutamente fiducia in noi. Questi direi che non meritano neanche la nostra attenzione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di luglio. Ciao!